progetto è nato da delle esigenze del committente di avere degli spazi interni ben definiti e quindi da lì sono partito a concepire dei volumi che fossero dinamici e che avessero un carattere decisamente moderno. L'architettura di questa casa è stata concepita come un insieme di volumi sovrapposti ma scavati. Infatti, come si può vedere dalla parte frontale dell'abitazione, c'è questo cannocchiale che voleva essere rivolto verso i Colli Euganei, mentre la parte della camera padronale ho pensato a questo angolo di apertura a 45 gradi con anche le sfaccettature della copertura che andassero appunto inclinate e rivolgessero la visione verso il colle. Entrando dall'ingresso si è voluto dare subito il collegamento tra i due piani mediante questa scala che si è voluta tenere il più leggera possibile dal punto di vista architettonico. Infatti è composta da questi gradini che si attaccano a sbalzo sulla muratura portante e portano al piano superiore. Ovviamente la scala è stata costruita in acciaio e rivestita poi con il legno. La casa è composta da due piani, dove al piano terra troviamo la zona living, la zona cucina che sembra essere un unico spazio ma può essere tranquillamente divisa da queste porte che dividono la cucina e il soggiorno in due. Abbiamo voluto dare delle superfici che dessero un'armonia e un collegamento tra di esse. Il pavimento in legno, infatti, che ha questo colore grigio azzurro, si sposa molto bene con le superfici metalliche che abbiamo adottato nel piano terra. La zona spa è stata voluta dalla committenza per avere questo spazio dove potersi rilassare quando si torna a casa e quindi è stata pensata questa piscina interna ma che avesse la possibilità di chiudersi in modo da poter sfruttare tutto lo spazio nel momento in cui non la si usa. Il taglio zenitale che si può vedere dal piano terra diventa poi corridoio di camminamento per le stanze al piano superiore. Questo taglio di luce è composto da una lastra unica di vetro da 6 metri per 1 metro di larghezza che diventa il corridoio della zona notte. La camera padronale voleva essere un punto di riferimento perché aveva questa vista sul Colle San Daniele che si trova qui nel bacino termale di Abano Terme. È composta da una cabina armadio e dal bagno che partecipa all'interno dello spazio. Si voleva inserire questa vasca all'interno della camera che fosse ben visibile e che potesse appunto essere goduta nel momento in cui, aprendo i tendaggi sulle ampie vetrate, si potesse guardare la visione dell'esterno. Le sfaccettature inserite all'interno di questi volumi che si possono notare bene dall'esterno danno l'impronta all'architettura in riferimento a quello che era il contesto circostante del bacino termale dei Colli Euganei.